Buongiorno amici del canale. Bentornati. Sembra passata un'eternità e invece siamo vestiti come settimana scorsa. Sì. Perché noi siamo ancora qui. Abbiamo suddiviso queste puntate perché l'ambiente è molto grande, perché ho piacere di far concentrare le persone che sono a casa anche su questi dettagli. E oggi ci sarai tu col tuo intervento sulla boiserie. Quindi prima di spiegarvi tutto quello che Ale vi deve insegnare, partiamo. La settimana scorsa vi abbiamo lasciato così, siamo vestiti nello stesso modo perché siamo ferme la settimana scorsa con Alessandra che deve iniziare il suo progetto in questo ambiente, perché abbiamo deciso di fare il restyling di tutto un ambiente molto grande, modificando posizioni, mobili, tonalità, boiserie, grazie anche all'aiuto di Luca che mi aiuterà oltre che a fare le scelte di stile anche a arredarlo, e ho chiamato anche ad Alessandra perché ho piacere di avere il suo tocco su queste pareti. Beh, ovviamente dalla parte della boiserie in giù. Assolutamente. Lei adora. Direi che il resto è già abbastanza. Lei adora questi ambienti, quindi ero sicura che avrebbe trovato la chiave di volta per fare un lavoro spettacolare, anche se ti abbiamo fatto un pochettino uno scherzetto utilizzando un colore così scuro, perché non è così facile da interpretare per usare un gioco di luce e ombre, vero? Bisogna calibrare bene. Quindi spiegaci cosa hai deciso di fare sui colori da usare per fare la boiserie. Ok. Il nostro colore di base è il pepper blu, che voi avete già dato su tutta la boiserie. Se vanno a vedere la puntata della settimana scorsa vedranno che abbiamo messo una mano di Magic Paint Pepper Blue e una mano di Magic Wall e basta, ed è perfetta. La wall è idrorepellente, lavabile, profumata, tutto quello che volete, quindi oltre che a far scivolare bene il pennello, quindi lei lavorerà molto bene, è già finita, quindi non serve protettivo. Abbiamo preso il pepper blu, che è il nostro colore di base, e l'abbiamo schiarito e scurito. Questa è una regola generale per qualsiasi tipo di modanatura, quindi oggi vi farò vedere nello specifico un tipo di decoro, però questa regola vale anche se voi poi volete fare delle modanature più complesse. Partiamo dal colore di base e lo dobbiamo schiarire e scurire per creare le luci e le ombre. Io l'ho già preparato, l'ho schiarito con Rocher, mentre per l'ombra ho scurito con Nuit Parisienne. Una domanda che spesso mi viene fatta anche ai corsi è: ma quanto devo schiarire, quanto devo scurire? Dipende, perché ci sono dei colori più pigmentati che quindi coprono di più e quindi basta meno colore, dei colori meno pigmentati che vanno più in coprenza. Va da sé che il Nuit Parisienne, carico com'è di pigmento, è più colorante, quindi ne servirà un po' meno rispetto a Rocher. Poi va anche un discorso di sensibilità di ognuno. Quello che vi posso consigliare è: cercate sempre di trovare un equilibrio tra il chiaro e lo scuro. Lo scuro non deve essere troppo scuro, il chiaro troppo chiaro, altrimenti rimane in disequilibrio. Okay. Quindi se voi vedete qua abbiamo due tonalità che non sono né troppo chiare né troppo scure rispetto al pepper blu, che è la nostra tonalità di base. Ho aggiunto solo un goccino di acqua, ma proprio un goccino, giusto per far scorrere ancora meglio il pennello. In realtà con la wall il pennello scorre già benissimo, però con un goccino d'acqua scorre ancora meglio. Visto che il Rocher e il Nuit Parisienne sono i due colori che abbiamo usato per schiarire e per scurire, ho fatto anche due bicchierini, uno solo con Nuit Parisienne e uno solo con Rocher, che serviranno per dare la massima luce e la massima ombra. Domanda: sì. Cosa sarebbe successo se invece di usare il Rocher avessi usato il clear sand o il soffio per fare la luce? In questo caso è più idoneo usare il Rocher perché è un chiaro ma non è un bianco. Il bianco, tipo il soffio, fino ad arrivare al clear sand, in realtà per questo tipo di lavoro dove abbiamo una base scura sarebbe stato un azzardo. Sì. E poi mi piace molto perché il Rocher va molto a unire al fondale. E comunque un colore di base caldo che richiama le specchiature superiori. E tu dici sempre che è meglio non usare i neri, invece oggi l'abbiamo usato proprio perché sì, la base è talmente scura, ci ha chiesto un'ombra un po' più scura, sì, e quindi oggi ha usato il nero. È una cosa che non fanno molto i decoratori, vero? Solitamente usare il nero puro. No, solitamente si utilizza un bruno o un blu scuro, però in questo caso non c'era abbastanza stacco, quindi abbiamo dovuto
per forza avere un filettino di legno. Lei ha già fatto un pannello da un punto che non vi faccio ancora vedere ed è molto fico. Mi piace perché questa sarà la cornice che sostiene il soffitto ed è questa la cosa bella. Io volevo qualcosa che aiutasse a spiccare ancora di più a qualcosa di antico che abbiamo. Bisogna essere bravi anche a saper quando fermarsi nella decorazione, perché lei avrebbe potuto farmi 8 modanature, fare dei pannelli di boiserie fantastici, eccezionali, però sarebbero andati poi un po' in combutta con quello che c'è sopra, quindi non avrebbero fatto, no, da cornice, Sì. ma avrebbero fatto too much. Sì. Forse. È un po' come avere un bellissimo vestito che fa già la sua scena. E poi troppo trucco, troppo orecchini, troppi troppi accessori, gioielli, sarebbe troppo stato tutto. troppo, quindi Non era il caso. no. Ok, quindi io adesso ti lascio perché bene. tu e Franco farete il tutto per fare questo inizio di boiserie Ok. bellissimo. Io arrivo ogni tanto con i miei mobili. Ciao. Va bene, a dopo. Per questa boiserie abbiamo scelto una modanatura molto semplice perché non doveva andare ad offuscare tutti i disegni della parte superiore. Abbiamo quindi scelto di tracciare delle linee ad hoc perché in questo caso abbiamo molte prese nella parte superiore. Un consiglio che posso darvi per velocizzare e semplificare un po' il lavoro a casa è quello di prendere delle misure, ma prenderle su una stecca di legno, perché se noi andiamo a misurare tutte le volte la misura con il metro diventa un lavoro molto impegnativo. Se invece tracciamo la misura, facciamo dei piccoli segni come ho fatto io, sulla nostra stecca abbiamo già i riferimenti esatti che saranno gli stessi per tutta la boiserie. In questo caso utilizzo una matita bianca perché abbiamo un fondo scuro, quindi la matita nera non si vedrebbe. Vado quindi a tracciare il mio riferimento, che è esattamente questo dove ci sono i segni, e lo faccio sia in orizzontale che in verticale. Quindi appoggio la mia stecca, vedete che qua ci sono i 2 segni, quindi io riporto semplicemente questi 2 segni. A questo punto, con una bolla d'aria, vado a tracciare delle linee dritte. Traccio le 2 verticali che sono il mio massimo ingombro e in questo caso la scelta della misura non è casuale. Noi qua riporteremo esattamente la misura che abbiamo nei listelli verticali, proprio perché non dobbiamo andare a creare interferenze con quello che già c'è, quindi tenendoci sulla stessa misura sicuramente sarà meno impattante. Quindi traccio le 2 verticali che saranno il mio massimo ingombro, all'interno del quale poi vi spiegherò come inserire i filetti. I filetti sono proprio quelli che in decorazione sono quelle righette più o meno fini che si vanno a fare a mano libera, quindi senza l'ausilio del nastro carta, solamente con un pennello e con una stecca di legno. Traccio quindi ancora le 2 orizzontali. Noi in questo caso su questa boiserie andremo a lavorare come se il nostro decoro passasse sotto questi listelli, quindi anche se voi a casa avete una boiserie che ha già degli elementi decorativi, fate bene attenzione, valutate se è meglio passare sotto oppure rimanere sopra. Ale, ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Ma se io voglio fare tutta questa cosa qua su un muro, Sì? dove non ho un legno, magari ci posso mettere un filettino di legno proprio per... Sì. Lo posso fare? C'è qualche accorgimento da fare? Volessi disegnarla su un muro. Puoi fare esattamente nello stesso modo. Quindi non c'entra che io oggi ho il legno. No, Non c'entra nulla, assolutamente. posso fare la stessa identica cosa su una parete. Prendo le proporzioni come hai spiegato tu. Assolutamente, stesso metodo. Magari un fregettino per dividere. Fregettino. Vado, Ci sta. Ciao. Proseguo a tracciare tutto il resto della specchiatura e poi vi faccio vedere come posizionare le luci e le ombre in maniera corretta. Se vi capita, come nel mio caso, di non essere proprio precisi nell'attacco dell'angolo, ricordatevi che lavorando sulla wall possiamo cancellare il segno della matita tranquillamente. Semplicemente con un pannetto umido strizzato andiamo a cancellare le parti di troppo.
Quindi lavorare sulla wall, oltre ad avere una grande fluidità, ci dà anche la possibilità di cancellare e correggere il segno della matita. Ho finito di tracciare tutta la modanatura all'interno di questa boiserie. Adesso incominciamo a dipingerla. La prima cosa che facciamo è andare ad utilizzare un pezzo di nastro carta e a metterlo nello spigolo. In questo caso, quando vi trovate di fronte a uno spigolo, andate a mettere un pezzo di nastro carta così inclinato di 45 gradi, che quindi vada dallo spigolo esterno allo spigolo interno, in questo modo. Questo ci servirà per far sì che la nostra cornice sia esattamente con uno spigolo a 45 gradi, che se guardate non è nient'altro che quello che succede nella realtà. Vedete questo spigolo tagliato a 45 gradi? È esattamente quello che andiamo a riproporre noi qui con il nastro carta, e senza questo ausilio vi assicuro che il lavoro non viene bene. Quindi mettiamo il nastro, prendiamo un pennello a punta piatta. Può essere un pennello a punta tonda, può essere un pennello a punta piatta, l'importante è che abbia una setola abbastanza fine che ci permette di fare il filetto. Il filetto è appunto questa riga che si fa a mano libera. Ci aiutiamo con una stecca di legno, va bene una qualsiasi stecca di legno o un pezzettino di legno purché sia leggero, lo andiamo a impugnare dall'alto e usiamo proprio il manico del pennello. In questo modo lo andiamo a far scorrere sulla stecca, in questo modo per forza di cose la linea verrà dritta perché il nostro riferimento è dritto. Quindi prendiamo il colore, in questo caso parto dallo scuro, quindi dalla mia ombra, che verrà messa nel lato sinistro perché noi consideriamo di avere una luce dal lato destro, perché nel nostro caso abbiamo una finestra dalla parte destra, quindi la luce arrivando di qui proietterà un'ombra nella parte sinistra. Prendiamo il colore. Mi raccomando, impugnate sempre il pennello dal fondo, in questo modo avrete più flessibilità e più fluidità sulla linea. Appoggiate la stecca, così lasciatela sempre staccata, un pochino staccata dal fondo, perché se voi appoggiate la stecca in questo modo e tracciate la linea, una volta tolta la stecca la linea sarà sbavata. Quindi tenete la stecca leggermente staccata, appoggiate il pennello, impugnandolo dal fondo, e tracciate una linea, così. Questa sarà la mia prima linea di ombra. Come vedete qui ho già mascherato un pochino la presa perché il mio filetto andrà proprio a battere sopra, quindi per non sporcarla l'ho mascherata. A questo punto metto anche un pezzettino di nastro carta nella parte finale, sempre a 45 gradi come abbiamo già fatto prima, in modo da creare quello che nella realtà vedete qua, questo spigolo, questa inclinazione di 45 gradi. Riprendo il mio colore, scarico il pennello e vado a proseguire la linea che prima avevo interrotto, in questo modo. Riprendo da dove avevo lasciato e scendo. Mettendo il nastro sia sopra che sotto, non vi dovete preoccupare di terminare la linea perché potete andare tranquillamente a sbordare sul nastro che tanto verrà tolto. In questo modo voi avrete una linea che dove c'è l'aggancio dello spigolo verrà precisa. Se invece voi non metteste il nastro sareste sempre con la preoccupazione di fare una linea precisa. In questo modo potete andare tranquilli. Dopo aver fatto una prima linea di ombra ne facciamo una seconda. In questo caso con Elisa e Luca abbiamo optato per una modanatura semplice. Dovevamo dargli comunque un po' di rilievo perché abbiamo una base molto scura, quindi almeno una doppia linea di ombra nel nostro caso è necessaria. Se voi lavorate invece su una boiserie o su una parete con un fondo medio, una tinta media, potete anche optare per una sola linea di ombra perché si vedrà di più. In questo caso che abbiamo un fondo scuro invece diciamo che la nostra doppia linea di ombra è un rafforzativo. E voilà! Una volta che ho fatto le due linee di ombra che sono ben definite, con lo stesso pennello che sarà scarico di colore perché il colore nel serbatoio mi è servito già per fare la prima linea, vado a fare una sfumatura tra le due linee. Questo mi darà la sensazione di una sguscia, mi darà la sensazione di una tipo di un piccolo scivolino morbido che solamente con le due linee nette non riesco ad ottenere. Quindi riappoggio la stecca per avere sempre il riferimento e con il pennello mai di punta come per fare il filetto ma piatto vado a fare questo lavoro qua. Vado a sfrangiare il colore che già c'è.
riappoggio la stecca e continuo fino ad andare sul nastro. Con lo stesso pennello di prima, semplicemente risciacquato, andiamo a fare le 2 linee di luce. Quindi prendiamo il colore, scarichiamo il pennello, appoggiamo la stecca sempre leggermente staccata dal fondo e tracciamo una linea fine utilizzando il pennello di punta, quindi perpendicolare alla nostra superficie. Vado a fare il filetto e poi lo continuo. In questo caso vado contro la presa. Per questo mi è servito prima andare a mascherare con il nastro carta. Prendo di nuovo il colore e vado a fare una seconda linea. La vado a fare un po' più a sinistra, dandogli la stessa distanza che ho dato tra le 2 linee di ombra. Faccio questo lavoro, proseguo da dove avevo lasciato, così, e poi con il pennello scarico riappoggio la stecca e vado a sfrangiare. In questo modo, mi raccomando, lavorate di piatto, non più di taglio con il pennello. La sfrangiatura non deve essere per forza omogenea dappertutto, proprio perché essendo una linea sfumata è bello che sia in alcuni punti più visibile e in altri meno. E così abbiamo finito le nostre 2 linee di ombra e le 2 linee di luce. Adesso aspettiamo che questo asciughi e ne aggiungeremo ancora 2. Abbiamo lasciato il tempo ai filetti di asciugarsi, a questo punto mettiamo la massima luce e la massima ombra. Dovendo essere una linea più fine, andiamo ad utilizzare un pennellino punta tonda più fine di quello che abbiamo usato prima. Partiamo dalla luce, quindi prendiamo Rocher, scarichiamo il pennello e con la stecca facciamo lo stesso lavoro di prima. Andiamo a fare una linea mediana tra le 2 di luce che avevamo creato precedentemente. Riappoggiamo la stecca, impugniamo il pennello dal fondo e tracciamo questa linea fine fine. Questa risalterà di più perché è più chiara, quindi non abbiamo la necessità di farla spessa come quella di prima, possiamo permetterci di farla un po' più sottile. Riprendiamo, ci raccordiamo e scendiamo fino in fondo. A questo punto possiamo passare alla linea di scuro, in questo caso ne faremo 2, una qui sul fondo e una a metà tra le 2. Prendiamo il nero, scarichiamo e ripartiamo. Vi consiglio di partire prima da quella mediana e poi di spostarvi a sinistra perché in questo modo, andando verso sinistra, non sporcate e non andate a sbavare o a toccare con la mano sulla linea che avete già fatto. Quindi parto da quella mediana, appoggio la stecca, riparto e traccio questa linea. Mi raccordo, riparto e vado fino in fondo. In questo modo. A questo punto passo alla seconda, mi metto sulla linea di confine e riparto anche qua. In questo modo io ho completato la mia prima parte di modanatura in verticale. Posso togliere il nastro carta senza necessariamente aspettare che queste linee siano asciutte. Vedete, togliendo il nastro io ho esattamente un'angolatura perfetta a 45 gradi. Stessa cosa, posso togliere il nastro carta sotto. A questo punto, appena le linee saranno asciutte, metterò il nastro carta sempre inclinato di 45 gradi su questa parte. Andiamo a lavorare sulla parte orizzontale. La parte verticale è asciutta, riprendiamo un pezzo di nastro carta e andiamo a posizionarlo a 45 gradi sulla parte che abbiamo già fatto, in questo modo. Così. Prendiamo la stecca e facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima, mantenendo esattamente le luci nella parte alta, perché la luce ci arriva dall'alto a destra, e le ombre della parte bassa, mantenendo gli stessi spessori, le stesse linee e le stesse tonalità. Quindi prendiamo la luce,
Questa volta la stecca sarà appoggiata in questo modo, sempre staccata dal fondo, ma appoggiata in questo modo. Abbiamo detto che noi stiamo dietro il listello, quindi partiamo di qui, tracciamo la linea, e andiamo sul nastro carta. Stessa cosa, ci teniamo un po' più bassi, facciamo la seconda linea, in questo modo, e poi con il pennello, senza intingerlo nel colore, andiamo a sfrangiare, così. A questo punto mettiamo le due linee scure. Partiamo prima da quella superiore, così siamo sicuri che quando faremo la seconda non andremo a sbavare sulla prima. Facciamo la prima qui, bella definita, facciamo la seconda sulla linea che avevamo tracciato prima a matita, così, e con quello che rimane di colore sul pennello andiamo a sfrangiare. Aspettiamo che questa asciughi per mettere la luce massima e l'ombra massima, mentre qui asciuga io mi sposto su questa parte lasciando questa ovviamente pepper blu. Mentre questi filetti asciugavano ho fatto tutta la parte di sinistra, adesso continuo di qua, quindi prendo la luce massima con il pennello fine, linea mediana e traccio. Così, prendo il nero, lo scarico bene, così in questo modo arrotondo anche bene la punta, parto di qui e vedete che qua ne facciamo due, facciamo una mediana, qui, e poi ne facciamo una sotto, sul bordo. Così. Possiamo togliere il nastro carta in questo modo e facciamo ancora un piccolo dettaglio che rende lo spigolo veramente realistico. Prendiamo un pochino di Rocher io appoggio l'altra mano in modo che questa sia più ferma, ma soprattutto che non vado a sporcare con la mano le linee che sono ancora bagnate, e vado a tracciare una linea diagonale che va in questo modo a evidenziare ancora di più lo spigolo di 45 gradi. Ho messo il nastro anche nella parte sotto, sempre a 45, vado a fare lo stesso lavoro. Ricordiamoci che le luci sono sempre nella parte alta, indipendentemente che noi siamo sopra o sotto, a destra o a sinistra, le luci sono sempre nella parte in alto. Quindi tracciamo in questo modo e poi andiamo a sfrangiare in mezzo. Ovviamente in questo angolo avremo un discorso diverso rispetto a quello che abbiamo sopra, perché qui avremo un giro di luce e di ombre. Vedete che nella parte sinistra abbiamo le ombre ovviamente scendono anche sotto il nastro. Queste ombre andranno a sbattere a 45 gradi contro queste luci. A differenza del pezzo sopra, dove la luce continua e l'ombra continua, sotto avremo invece un cambio di luce e di ombra. Prendo lo scuro e vado a creare le due linee di ombra. Se lavorate in ambienti molto caldi o in ambienti particolarmente areati, ricordatevi ogni tanto di aggiungere un goccino d'acqua, perché la wall tende comunque a fare un pochino di film. Quindi in questo caso, se vi capita e vedete che il pennello non scorre più bene come prima, ricordatevi di aggiungere un goccino di acqua.
Ok, stessa cosa di prima, lasciamo asciugare prima di togliere il nastro. Una volta che i filetti sono asciutti faremo la linea di luce e le 2 linee di ombra. Lascio asciugare e procedo intanto con tutto il resto della boiserie. Tracciamo le ultime 2 linee prima di togliere il nastro. Quindi la linea di luce, pennello fine, così, e poi con il nero stessa cosa, linea mediana e linea inferiore. Ok, togliamo il nastro e qui facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima. Vedete che le luci e le ombre girano opposte? Quindi prendiamo il nero e tracciamo una piccola linea verticale nella parte sotto, di qui, e la tracciamo anche di qui. Così. Poi prendiamo il bianco mi aiuto sempre con la stecca perché nella parte bassa sono un po' più scomoda e vado a tracciare una linea bianca in questo modo, così abbiamo proprio lo spigolo come nella realtà tracciato a 45 gradi. Luca, come va? Bene, Sei più andiamo stanco? avanti, no. Non sei stanco? No, sono gasato perché più andiamo avanti, più le idee che abbiamo avuto all'inizio, vederle realizzate ci gasa e ci fa andare avanti, secondo me bene. Sai che devi arredare poi tutto tu? Non vedo l'ora. E non bisogna farlo sembrare troppo Non vedo l'ora. serioso, troppo notarile, perché No, poi dopo no. arriva Franco e dice ma sembra lo studio di un notaio qua. Ci sono abituata che fa, sai come Franco. Allora, iniziamo con questo mobile che in realtà abbiamo deciso di modificare perché non è un mobile antico e vi dico anche da cosa vedete che non è un mobile antico. Guardate, se aprite il cassetto e guardate la parte del legno, vedrete che è un legno abbastanza, diciamo, recente. In più, anche guardando i laterali, noterete che non hanno il classico inserto con la coda di rondine. Ecco, per capire se è un mobile veramente antico, qua bisogna sempre aprire il cassetto e guardare. Se c'è l'insertino un po' a triangolo, che sembra una codina di una rondine, probabilmente un centinaio di anni ce l'ha. Luca ha deciso di fare quasi una full immersion nel colore tono su tono. Sì, andiamo a prendere i colori che il marmo ci offre, quindi andremo a fare una scocca nera, Nuit Parisienne. I cassetti però li tolgo. Li sverniciamo. Li sverniciamo. Sì. Tu colore, io svernicio. Sì. Però metto i guanti con lo smalto. Ok. Io svernicio i cassetti, invece Luca con l'architetto va a colorare tutta la scocca usando Nuit Parisienne, il nostro nero. Questo perché? Perché avere una scocca forse più neutra fa spiccare molto di più sia la boiserie che i muri, le pareti, che il marmo. Partiamo. Non abbiamo molto spazio, quindi Luca il marmo bisogna lasciarlo lì. E quindi con un bel lasto carta alto 5 cm andiamo a mascherare i bordi. Quindi se siete a casa, siete soli, non avete modo di spostare troppo e volete lavorare in comodità senza rompere il mobile, mi raccomando ricordate, scocciamo e mascheriamo bene tutto. Io e Emma svitiamo questi vecchi pomelli perché per quanto io sia una conservatrice, e infatti li teniamo come abbiamo sempre fatto con questi pomelli, non li uso e mi sembrano quasi degli stemmi araldici, non lo so, non mi piacciono, non sono gradevoli a mio avviso. A tuo avviso? No, vanno bene per qualcos'altro. Li teniamo da parte, quindi li mettiamo insieme agli altri e qua useremo un altro tipo di pomello, sempre vecchio, sempre di riuso o anche nuovo, adesso vediamo, però assolutamente questi non mi piacciono. Ora, la chiavettina che abbiamo trovato perfetta perché fa funzionare anche la serratura e questa è una cosa meravigliosa perché quando un mobile così vecchio ha la serratura funzionante è proprio un lusso. E inizio a stendere lo sverniciatore su questo cassetto. Spesso mi dite, come faccio ad andare bene nelle insenature? Bisogna ingegnarsi. Io stendo ovviamente con il pennello, l'architetto no, usiamo solo questo, e quando si tratta di massaggiare lo sverniciatore messo sulle superfici, io uso delle spazzoline tipo queste. Mi raccomando, devono avere l'acetolina morbidina, le trovate spesso anche nei discount, sono comunque spazzoline che si usano per le pulizie di casa, nulla di così costoso, però con queste andate tranquillamente a massaggiare anche nelle insenature dei fregi e quindi potete asportare il più possibile tutta la vernice che si sta scollando, ok? Allora Emma, prendi anche tu un pennello da 30 e iniziamo a sverniciare. Tolgo prima gli altri pomelli. Va bene, ricordatevi che
Lo sverniciatore per funzionare non deve mai seccare. Quindi non mi potete mettere lo sverniciatore, poi andare via e tornare dopo 3 ore e dire come mai lo sverniciatore non ha funzionato. Lo sverniciatore funziona benissimo, ma non si deve dimenticare sulla superficie. Per questo motivo io lo stendo e dopodiché sto qui e continuo a massaggiarlo col mio pennello, avanti e indietro, anche perché quando lui funziona molto in fretta. In realtà nei primi 10 minuti già ha fatto il suo dovere, quindi sta a noi non concedergli di seccare massaggiando. Vedete, in alcuni punti inizia già a diventare trasparente. E questo è il bello, quando diventa trasparente così in fretta vuol dire che sta già dissolvendo la pittura sottostante, la pittura lucida. Quindi vi basterà semplicemente continuare a massaggiare in questo modo e vedrete che lui funziona benissimo alla velocità della luce. Io consiglio di mettere la pellicola per appunto sverniciare bene solo quando ci sono magari giornate molto ventose e voi siete fuori, perché se proprio vi dovete allontanare la pellicola vi aiuta, ma non potete lasciare il mobile con la pellicola una volta steso 2, 3, 4, 5 ore, a volte ho persone che lasciano 24 ore lo sverniciatore lì, non serve a niente, ok? Ci sono delle istruzioni che vi danno una linea guida, quindi da un minimo a un massimo, è vero, però ogni mobile è diverso. Volete mettere e sverniciare una roba del genere, sverniciare 3, 4 strati di vernice, è molto differente, ok? Quindi ricordatevi di stenderlo con un pennello magari non troppo bello, non troppo nuovo, ok? E si stende lo sverniciatore bene dappertutto. Nel frattempo si continua con questa lavorazione, quindi si massaggia la superficie e si aiuta lo sverniciatore a non seccare. Faccio così su questo cassetto, ovviamente poi anche sugli altri. Luca, guarda come viene bene via con lo sverniciatore. Sto già massaggiando. 5 minuti. Senti, tu parti? Sì, parto. Mi raccomando, scarichissimo perché questo mobile non è facile, nel senso che ha tanti angolini e ti frega. Sì. Tu stendi. Abbiamo il pennello giusto. Giusto. Tu stendi Louis Parisien su tutto e sicuramente 2 mani belle piene, perché voglio che sia bello profondo. Ok, vado. Vai. Oh, mentre lavoriamo dimmi se sei convinto, perché sai che noi siamo bravi anche a cambiare in corso d'opera. Ma io sono convintissimo, più andiamo avanti e più mi convinco. Vabbè. Questo pennello è perfetto. Bene. Perché comunque avendo tanti angoli ti può anche aiutare a essere più preciso e non sbavare. E poi va bene nelle insenature. Io anche spazzolo per bene così non si secca lo sverniciatore, visto che comunque fa già caldo oggi e così funziona, agisce ancora meglio. Emma, vai avanti anche a mettere lo sverniciatore sugli altri cassetti? Ok. Emma sta massaggiando il secondo cassetto e il terzo cassetto. Qui invece siamo già abbastanza al punto. Vedete che il nostro sverniciatore è passato dall'essere un verde molto chiaro all'essere un marrone, quindi vuol dire che ha sciolto la finitura trasparente che c'era sopra. Come facciamo però veramente a sverniciare in modo professionale? Prima di tutto vi serve un secchio con un po' di acqua caldissima e un goccino di ammoniaca, mezzo bicchiere. Così di acqua, mezzo bicchiere di ammoniaca. Poi io prendo sempre una spazzolina per andare bene nei fregi e un pannettino in microfibra morbido. Occhio, non deve essere una spugna troppo imbevuta di acqua, perché? Perché ora abbiamo tolto la finitura, quindi il legno non è più lucido, è assorbente e non si deve imbevere di acqua.
Quindi è importante usarlo solo per facilitarsi con la rimozione dello sverniciatore. Quindi io prendo il mio pannettino, lo strizzo tantissimissimo e sfrutto il pelettino più lungo che ha. Inizio da un lato, cerco di capire se lo sverniciatore ha lavorato bene e, come potete notare, inizia già a venire fuori una bellissima vena. È chiaro però che devo andare in profondità anche per eliminare l'eccesso, quindi acquettina, tolgo, ma non posso permettermi di lasciare questa superficie troppo umida, quindi con lo straccio elimino subito l'eccesso. In effetti sta uscendo fuori una venatura noce bellissima, bella, meritava di essere messa in evidenza. Quindi Luca, avevi ragione. Grazie. Ecco qua, piano piano si va a lavorare e a togliere via tutto. Non trovate una spazzolina come questa? Potete anche usare degli spazzolini da denti che trovate al supermercato, magari però quelli più rigidini. Sicuramente vi possono aiutare ad andare bene nelle modanature e a togliere l'eccesso. Questo goccino di ammoniaca che noi andiamo a mettere ci aiuta a togliere via la grassezza dei materiali che possono rimanere sulla superficie, quindi è veramente importante farlo bene questo passaggio e soprattutto è importante non lasciare la superficie umida neanche un istante. Guardate com'è bello, nutrito, liscio, come si vede una bellissima vena su questa modanatura scolpita. Ricordate anche che il legno non può essere poi lasciato così al naturale, deve comunque essere nutrito perché altrimenti poi si secca, si spacca negli anni per il caldo, per tante motivazioni. Quindi va nutrito, vedremo poi se usare la cera jasmine, l'olio o il restauratore, lo vedremo dopo. Elisa è andata a fare la diretta del mercoledì. Io stavo guardando questo cassettone e vedo che manca qualcosa. Ho pensato di approfittare dei decori che ci sono nella stanza, con un pochino di carta lucida vado a ricalcare un disegno e vado a riportarlo qui, sperando che a Elisa piaccia. Quindi prendo il foglio di carta lucida, lo posiziono sul muro, non vado a mettere il nastro carta perché questi dipinti sono antichi, non vorrei mai fare un danno, però a casa volendo potete anche aiutarvi con il nastro carta e con una matita vado a ricalcare il disegno. In questo modo, molto semplicemente. Così. Voilà, il disegno è completato, ce l'abbiamo qui. Adesso vi spiego come fare a riportarlo sul mobile. A questo punto io ho girato il disegno al negativo, quindi ho la parte sotto. Ci serviranno un gessetto e una penna. Con il gessetto, in questo caso, ho utilizzato un gessetto chiaro perché andrò a trasferire l'immagine su un fondo scuro. Al contrario, ho utilizzato un gessetto scuro per un fondo chiaro. Passo il gessetto in questo modo, andando a riempire tutta la parte che dovrò andare a riportare. Così in maniera molto approssimativa, non dobbiamo essere precisi. Ok, a questo punto prendo il disegno che ovviamente avrà la parte con il disegno che abbiamo fatto precedentemente in vista e con la penna andiamo a ricalcare il bordo e a trasferirlo sul mobile. Ho tracciato il centro della specchiatura con una matita bianca che quindi potrò cancellare con un panno umido. A questo punto vado a trasferire il disegno. Il mio centro sarà questo, vado a posizionarlo così e fermo il foglio con 4 pezzettini di nastro carta in modo che non si muova. Nel caso dovesse muoversi il foglio non preoccupatevi, toglietelo, cancellate tutto il disegno con un panno umido e ricominciate. Incomincio a riportare il disegno. Ho utilizzato una penna perché ho bisogno di un oggetto appuntito e la matita non è abbastanza appuntita. Vado a fare questo lavoro. Ricalco. Se guardate, il disegno viene riportato qui. Non importa se la penna non scrive, la cosa importante è ricalcare tutti i punti in modo che il disegno sia riportato sul mobile. Questo è un metodo sicuramente veloce, non è la tecnica dello spolvero che vi abbiamo già spiegato ampiamente,
È una maniera alternativa per riportare un disegno su un mobile ma anche su una parete. Così. Il disegno è tutto tracciato, togliamo ed eccolo qua trasferito. Non preoccupatevi di questa linea che ancora si vede e soprattutto di tutte le parti sporche, perché a fine lavoro passiamo semplicemente un panno umido strizzato e tutte le tracce di gesso andranno via. Per dipingere il decoro utilizzeremo delle tonalità molto naturali, così andremo a richiamare il frontale che ha i cassetti in legno grezzo. Facciamo una tonalità di base che è un mix tra rocher e vintage. Io vado un po' a occhio, andrò a fare, diciamo, un rocher di base, a cui andremo ad aggiungere una punta di vintage, giusto perché non rimanga troppo chiaro. Incomincio a girare con un pennello, vediamo la tonalità che esce, ne aggiungo ancora un pelino. Aggiungo un pochino di acqua, giusto perché così il pennello scorrerà meglio. Proprio un goccettino, non deve essere un colore troppo diluito, se no lavorando in verticale rischierete poi che il colore coli, invece giusto un minimo per dare scorrevolezza, così. Incomincio a riempire gli spazi della base. Come vedete sto utilizzando un poggiapolso per aiutarmi a far sì che la mano sia un po' più ferma. Questo poggiapolso lo potete anche realizzare direttamente voi a casa prendendo un bastone di legno leggero, andate a fare una pallina con della carta di giornale e poi a rivestirlo con un pezzettino di stoffa, giusto perché in questo modo almeno il mobile non si rovini quando voi appoggiate il poggiapolso. Questo è veramente un grande aiuto, soprattutto quando lavorate in parete. Faccio questo lavoro di riempimento che sarà una tinta piatta e vado a farlo su tutto il decoro. Un consiglio che posso darvi quando riempite la base è innanzitutto di utilizzare un pennellino tondo, ma quando andate a riempire non riempite così in maniera casuale, andate sempre a riempire dando un senso alla pennellata, perché è vero che è un colore di base, però tutto questo ci aiuterà comunque ad assecondare un pochino il movimento e a rendere la nostra composizione più armonica e gentile. Vedete che io in questo caso ho seguito l'andamento della foglia. Andiamo a mettere qualche lumeggiatura su questo decoro, non saranno delle vere luci e ombre, saranno semplicemente delle sfumature per andare a richiamare il calore del legno. Sulla tavolozza ho messo dark sand puro e vintage che ci serviranno per i chiari e per gli scuri. Con un pochino di acqua allungo leggermente il vintage, così in questo modo, in modo che sia proprio quasi un'acquarellatura. Vedete che si vedono poco, ma dicevamo che devono essere proprio solo delle lumeggiature. In questo modo facciamo la nostra parte più scura. A questo punto prendiamo il dark sand, che sarà la nostra parte luminosa, e andiamo a sfumarla sulla tonalità scura che non è ancora asciutta. Vedete, in questo modo si sfrangia bene e si sfuma. Se volete sfumare ulteriormente potete anche prendere un pochino di acqua e tirare il colore, vedete, in questo modo si miscela ancora meglio. Prendo la parte chiara, vengo qui mentre la parte scura non è ancora asciutta, seguo sempre l'andamento della foglia per creare un movimento fluido
ed eventualmente con un pochino d'acqua vado a tirare ancora di più il colore in modo che si amalgami ancora meglio. Adesso finisco questo disegno e poi vado a riportarlo esattamente nello stesso modo anche sull'altra parte del mobile. Ciao Ale, Ciao! cosa fai? Fai nero il mobile? No, ho preso l'iniziativa. Wow, bello! Ti piace? Mi piace questa variegatura dei colori. Ho ripreso un po' il colore dei cassetti. Sì, anche perché i cassetti devo ancora cerarli, cioè, cambieranno, però mi piace tantissimo. Riprende anche molto il colore del marmo. Ma sai da dove l'ho preso questo disegno? L'ho già visto sto disegno, dove l'hai preso? Dietro di te. Ah, ecco, infatti lo vedo spesso. Bellissimo, mi piace. Brava, grazie per la sorpresa, mi piace. Bene. Bello. Va bene, vado a finire. Ok. Allora io passo la cera su questo cassetto, Sì. così tu vedi anche la tonalità. Perfetto. E capisci bene come rifinire, perché cavolo, è fighissimo, cambia completamente. Però noi Ale non glielo facciamo vedere adesso, finito, lo facciamo vedere settimana prossima insieme al nuovo tutorial che faremo con Luca e con le sue decisioni e insieme a questa casa finita, perché ci sono ancora un po' di tocchi, il restauratore su dei mobili, qualche coccola. Ok. Vediamo domani se mettere il restauratore anche qui e poi comunque il tuo progetto tutto da proteggere e finire, vero? Certo. Quindi ci vedremo giovedì prossimo con l'ultimo tutorial della nostra serie e vedrete questa parte di casa finita. Non mancate!